Il 13 ottobre 1972 un aereo scompare dai radar sopra le Ande. A bordo ci sono 45 persone. Per il mondo intero sono tutti morti. Le ricerche vengono sospese dopo soli 8 giorni. È impossibile sopravvivere a 4.000 metri d'altezza, senza cibo e con temperature che scendono a 30 gradi sotto zero. Ma la realtà, tra quelle vette, è diversa. Quello che sta per iniziare non è solo un racconto di sopravvivenza. È un caso limite che sfida le leggi della biologia e della logica umana. Tutto inizia a Montevideo, in Uruguay. Il volo 571 della Fuerza Aérea Uruguaya decolla. La destinazione è Santiago del Cile. È un aereo robusto, un Fairchild FH-227D. Ma le condizioni meteo sulle montagne sono pessime. I piloti devono atterrare a Mendoza, in Argentina, per aspettare che il tempo migliori. Il giorno dopo ripartono. Per attraversare le Ande in sicurezza con quel tipo di aereo, bisogna seguire una rotta specifica che passa per un punto chiamato Curicó. Qui nasce l'errore fatale. A causa di forti venti contrari, l'aereo viaggia più lentamente di quanto previsto dagli strumenti. Il copilota, convinto di aver già superato Curicó, comunica alla torre di controllo di poter iniziare la discesa verso Santiago. In realtà, l'aereo si trova ancora nel cuore della cordigliera, circondato da cime altissime. Mentre l'aereo scende attraverso le nuvole, i piloti si rendono conto dell'errore troppo tardi. Davanti a loro appare una parete di roccia. I piloti spingono i motori al massimo, tentando disperatamente di prendere quota. Per un istante sembra quasi che l'aereo possa superare la cresta, ma è troppo basso. La parte anteriore passa oltre, mentre la coda urta la cima della montagna e si stacca dal resto dell'aereo. Anche le ali vengono strappate via. Ciò che resta della fusoliera precipita e scivola lungo un ghiacciaio inclinato a una velocità spaventosa, fermandosi bruscamente contro un cumulo di neve. È l'impatto finale. Dei 45 passeggeri, 12 muoiono nell'impatto o poco dopo. Per i sopravvissuti inizia una battaglia immediata contro l'ambiente. A 3.600 metri di quota l'ossigeno è scarso, il fenomeno si chiama ipossia. Il cuore deve battere più velocemente, il respiro diventa affannoso e ogni minimo movimento richiede uno sforzo enorme. Il freddo è il primo nemico. Senza riscaldamento, la temperatura interna della fusoliera distrutta scende rapidamente. I sopravvissuti devono improvvisare, usano i rivestimenti dei sedili per creare delle coperte e utilizzano le valigie per chiudere l'enorme squarcio nel retro dell'aereo, cercando di trattenere il calore corporeo. C'è poi il problema dell'acqua. Mangiare la neve direttamente è pericoloso perché abbassa drasticamente la temperatura interna del corpo, portando velocemente all'ipotermia. Per risolvere il problema, inventano un sistema ingegnoso, usano le basi metalliche dei sedili come specchi per riflettere la luce solare e sciogliere la neve, raccogliendo l'acqua in bottiglie di vino vuote. È la loro prima vittoria tecnologica, ma le scorte di cibo sono quasi inesistenti. Qualche tavoletta di cioccolato, cracker e un paio di barattoli di marmellata per 28 persone. Passano 10 giorni dall'incidente. In questo tempo i sopravvissuti vivono in un'attesa logorante. Hanno anche provato a scrivere SOS sul tetto della fusoliera con il rossetto trovato nei bagagli, ma non avevano abbastanza rossetto per fare lettere grandi e visibili dagli aerei. Inoltre, la fusoliera era bianca e si confondeva con la neve, quindi dall'alto era comunque difficilissima da vedere.
La domanda che si fanno tutti è una sola. Ci stanno ancora cercando? La risposta arriva quasi per caso. Mentre rovistano tra i bagagli sparsi, trovano una piccola radio a transistor. All'inizio non funziona. Tra le montagne e il freddo, il segnale non arriva. Roy Harley, uno degli studenti che ha qualche nozione di elettronica, cerca di farla partire. Non ha strumenti, usa solo cavi elettrici recuperati dalla carcassa dell'aereo per costruire una lunga antenna improvvisata, stendendola sulla neve per tentare di captare qualcosa. Dopo ore di tentativi, nel silenzio assoluto delle montagne, la radio gracchia. Riescono a sintonizzarsi su una stazione cilena, ma quello che sentono non è un messaggio di speranza. Lo speaker annuncia che le ricerche del volo uruguaiano sono state ufficialmente sospese. Per le autorità, dopo 10 giorni in quelle condizioni, non ci sono più possibilità di trovare qualcuno in vita. In quel momento, il silenzio che cala tra i sopravvissuti è totale. Capiscono che per il mondo sono già dei morti. Nessuno verrà a prenderli. Se vogliono uscire da lì, devono farlo con le loro forze. Pochi giorni dopo, la natura colpisce ancora. Mentre dormono all'interno della fusoliera, una valanga travolge i resti dell'aereo, riempiendolo di neve in pochi secondi. Otto persone muoiono soffocate. I sopravvissuti rimangono sepolti vivi sotto la neve per 3 giorni, all'interno di uno spazio minuscolo, prima di riuscire a scavare un tunnel verso l'esterno. A questo punto la situazione alimentare diventa critica. Il corpo umano, in assenza di nutrienti, inizia a consumare le proprie riserve di grasso, poi i muscoli. In quelle condizioni climatiche, il metabolismo richiede il doppio delle calorie normali solo per mantenere il calore interno. Non ci sono piante, non ci sono animali, c'è solo neve e roccia. È qui che i sopravvissuti prendono la decisione più difficile. Dopo lunghe discussioni, capiscono che l'unica fonte di proteine e grassi disponibile è rappresentata dai corpi dei loro compagni morti, conservati intatti dal gelo. Non è una scelta legata alla follia, ma alla pura biologia. Senza quel nutrimento, nessuno avrebbe avuto la forza fisica per tentare una spedizione verso la civiltà. È un patto di sopravvivenza. Se uno di loro fosse morto, gli altri avrebbero usato il suo corpo per continuare a vivere. Passano 2 mesi. I sopravvissuti sono ridotti a 16. È chiaro che, se rimarranno lì, moriranno tutti con l'arrivo del disgelo. Nando Parrado, Roberto Canessa e Antonio Vizintin capiscono che l'unica possibilità è abbandonare la fusoliera e affrontare le Ande a piedi, nella speranza di trovare un paese, una strada, una casa, qualunque segno di vita umana. Si preparano per settimane, cucendo insieme dei pezzi di isolante termico dell'aereo per creare un sacco a pelo improvvisato, fondamentale per non morire congelati durante le notti all'aperto. Il 12 dicembre iniziano la scalata. Credono che dietro la cima della montagna davanti a loro ci siano le valli verdi del Cile. Ma dopo 3 giorni di cammino estenuante, arrivano in vetta a 4.600 metri e la vista è terrificante. Non c'è traccia di verde. A perdita d'occhio vedono solo altre cime innevate. Sono nel mezzo del nulla. In quel momento Parrado prende una decisione definitiva. Invece di tornare indietro e morire con gli altri, decide di andare avanti. Ma continuare in 3 significa consumare più cibo e ridurre le possibilità di arrivare vivi. Così Vizintin decide di tornare alla fusoliera, lasciando a Parrado e Canessa una parte delle sue razioni, perché loro possano proseguire più a lungo. Da quel momento Parrado e Canessa restano soli.
Camminano per diversi giorni, con il corpo sempre più debole. Ogni passo diventa una lotta. Il cibo è pochissimo e deve essere diviso con attenzione, perché non sanno quanto durerà ancora il viaggio. Di notte cercano di sopravvivere dentro il sacco a pelo improvvisato, stretti l'uno all'altro per non congelare. Di giorno avanzano lentamente, con i piedi feriti, la pelle bruciata dal sole e dal freddo, la gola secca, la mente quasi svuotata dalla fatica. Poi, poco alla volta, qualcosa cambia. L'altitudine scende, l'aria diventa più respirabile, la neve comincia a lasciare spazio alle rocce, ai torrenti. Non sono ancora salvi, ma per la prima volta dopo settimane il paesaggio non sembra più solo morte. Il 10° giorno, ormai stremati, arrivano vicino alla riva di un fiume. L'acqua corre forte e il rumore rende impossibile parlare. Dall'altra parte, all'improvviso, vedono un uomo a cavallo. Non è un miraggio, è un essere umano. Si chiama Sergio Catalán, un mandriano cileno. I due gridano, agitano le braccia, cercano di farsi capire, ma il fiume copre le loro voci. Sergio capisce che quei due ragazzi hanno bisogno di aiuto. Allora Catalán lancia verso di loro un sasso con un pezzo di carta e una matita. Parrado scrive il messaggio che cambierà la loro storia. Vengo da un aereo caduto sulle montagne, sono uruguaiano, camminiamo da 10 giorni. Ho un amico stremato qui con me. Nell'aereo ci sono 14 persone ferite, dobbiamo uscire da qui in fretta e non sappiamo come, non abbiamo cibo, siamo deboli. Quando verranno a cercarci lassù? Per favore, non riusciamo più a camminare. Dove siamo? Quando Sergio Catalán legge quelle parole, capisce che ha davanti i sopravvissuti dell'aereo uruguaiano scomparso nelle Ande più di 2 mesi prima. Sono vivi. E con loro, lassù tra le montagne, ci sono ancora altre persone da salvare. Catalán non perde tempo, si mette in viaggio per avvisare le autorità. Da quel momento, la macchina dei soccorsi si rimette in moto. Parrado sale su uno degli elicotteri e guida i soccorritori verso il punto dell'incidente, indicando dall'alto la zona in cui si trova il relitto. Il 22 dicembre 1972, 72 giorni dopo lo schianto, i primi elicotteri raggiungono finalmente la fusoliera. Uno dopo l'altro, i sopravvissuti vengono caricati sugli elicotteri e portati via da quel luogo che per più di 2 mesi era stato insieme rifugio, prigione e tomba. Il mondo resta senza parole. Quella storia verrà ricordata come il miracolo delle Ande. Ma non fu un miracolo nato dal caso, fu il risultato di una resistenza quasi impossibile, di decisioni terribili, di coraggio, lucidità e disperazione. 16 persone tornarono vive dopo 72 giorni in uno dei luoghi più ostili della Terra. Non sopravvissero perché erano invincibili, sopravvissero perché, quando tutto sembrava finito, continuarono a scegliere la vita. Un giorno alla volta, un passo alla volta, fino all'ultimo passo, quello che li riportò nel mondo dei vivi.